Buongiorno amici e benvenuti in Scozia! Ciao a tutti! In Scozia con Charlie! Stamani ce la siamo presa comoda perché ci siamo svegliati in una coltre di nebbia e pioggerellina. Adesso stiamo lasciando il parcheggio che ci ha ospitato stanotte per proseguire il nostro tour. Questo grazioso paesino si chiama St. Abbs e è un ex paesino di pescatori con questi graziosi cottage lungo tutta questa scogliera che è veramente frastagliata. Pensate che nel 2018 la Marvel ha girato qui alcune scene del film famoso degli Avengers Endgame, sono vari film e molte scene le hanno girate qui. Però indovinate un po'? Non si può parcheggiare. Non c'è posto per noi. Cioè sono tutti posti piccoli, è difficile e comunque sono è tutto... stradine strette in discesa perché ovviamente è anch'esso incastonato in una scogliera, come avete visto, molto frammentata tra l'altro. Non c'è nemmeno un pezzetto di spiaggia, c'è un bel porto, un porticciolo, ovviamente essendo stato un paese di pescatori non poteva mancare. Però lo volevamo vedere, piccola tappa, e proseguiamo verso altri posti altamente interessanti. E che cavoli! Distese infinite di campi di cavoli. Guardate che stranezza, quell'isolotto completamente bianco che esce dal mare in questa pianura. All'improvviso esce questa montagnetta, una costruzione ancora più bianca e questo castello con i mattoni rossi che fa da contrasto. Questa è una tappa intermedia. Veramente suggestivo. L'edificio bianco probabilmente è un faro a vederlo da qui, ma c'è un po' di foschia. E poi la costruzione del castello, ovviamente come sempre in punti super strategici. Ci siamo spostati di poche miglia. E dove siamo arrivati? Siamo arrivati nella cittadina molto pittoresca e super affollata di North Berwick. Vi ricordiamo che siamo in Scozia. È una ridente giornata estiva e c'è anche chi fa il bagno, ci sono tutte le persone in costume, però secondo me l'acqua è fredda, perché non è l'acqua che abbiamo noi. No, direi Siamo di no. sul mare del nord, ragazzi. Un ventolino un po' freschino, comunque si sta bene, dai, via. E questo mare che è dietro di noi è già l'inizio del fiordo di Edimburgo, perché da qui si arriva dritti dritti ad Edimburgo, che è poche miglia, ragazzi. Sono poche decine di miglia da qui. E secondo voi, noi, prossimi giorni, dove andremo? Vediamo chi indovina, scrivetelo nei commenti. Il più veloce vince... Cosa vince? Cosa vince? Un abbraccio dai tickets. Un abbraccio dai tickets. Se venite poi a Parma ve lo daremo. E qui troviamo anche un ristorante italiano da Giovanni. Abbiamo le pizze, abbiamo un sacco di roba, ma nel menù abbiamo trovato qualcosa che... Se volete capire all'estero un ristorante se è veramente italiano doc, basta leggere più o meno alcuni tipi di pizze. Quando trovate la pizza pepperoni con 4P, capite bene che già c'è qualcosa che stona. Poi per loro pepperoni è il salamino piccante, quindi questo ci fa capire che qualcosa stona. Ma quello che stona ancora di più, da buoni italiani, propongono la carbonara. E fin qui, ma leggiamo sotto gli ingredienti, traducendoli, ragazzi. C'è anche la panna, avete sentito bene? A qualcuno gli si drizzeranno tutti i capelli. La panna non ci va nella carbonara, diteglielo.
Abbiamo trovato una giornata, ragazzi, si è trasformata rispetto a stamani che sì. c'era la nebbia, la pioggia. Guardate che giornata. E vi dirò di più, mi tolgo anche la felpa. Direi, c'è la gente fa il bagno. È caldo, ora è caldo anche io. Lì vediamo c'è anche un percorso dove tutti fanno la passeggiata. Siamo in bassa marea, è vero, ma siamo in alta stagione perché è pieno di gente, ragazzi, pieno soprattutto di ragazzi, bimbi, perché le scuole sono già finite qui in Inghilterra / Scozia e quindi praticamente ci sono tutte le famiglie in vacanza. Abbiamo visto degli autobus con tanti bimbi perché ci sono le colonie e li hanno portati in spiaggia e gli fanno fare il bagno, quindi una bella giornata estiva, anche loro si godranno le loro vacanze. Sì, ma noi il costume ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo nel Tre Charlie? Ce l'abbiamo? Potremmo farci un pensierino. No, parliamo al singolare. In lontananza vediamo anche Bass Rock, quell'isolotto che abbiamo visto prima. Bianco. Quello bianco con il faro sopra. Qui che abbiamo un tappo di una bottiglia di plastica, ma non è un rifiuto, bensì un'opera d'arte fatta con il riciclo di tutto quello che si trova sperduto sulle spiagge. Infatti il cartello dice arte in azione, non soltanto un carico di spazzatura. Molto bello e particolare. Lo sapete che ci piace, questi temi della spazzatura, dei rifiuti, ci sono molto a cuore e addirittura vedo ora le due... hanno fatto due figure umane molto carine. Se poi vi viene un languorino mentre fate la passeggiata e volete un'aragosta grigliata, in questo baldacchino qui dietro la fanno, ve la preparano, ve la danno in un cartone con le salse per la modica cifra di 55 sterline, sono circa 60 euro. E qui troviamo, ragazzi, anche un barometro del 1950 ancora funzionante. È talmente sereno che la signora ha deciso di fare il bucato direttamente in spiaggia, come vedete. Siamo tornati al punto di partenza, guardate la marea come è scesa. Se volete vedere la differenza riavvolgete il nastro e andate indietro a vedere a che livello era l'acqua. Proprio di fronte al famoso vicolo di Mary King's Close troviamo questa struttura ottagonale che si chiama Mercat Cross. È appunto una struttura ad 8 facce, riporta degli scudi su ciascuna di queste facce e veniva anticamente usata per l'incontro dei mercanti, per questo ha questo nome di Mercat Cross. Abbiamo letto che inoltre era usato anche come un luogo pubblico di esecuzioni capitali. Sulla sommità dell'obelisco troviamo un unicorno bianco con la bandiera scozzese che è proprio il simbolo della Scozia.
Lungo questa via ci sono tantissimi vicoletti scuri come Love Caves Close. Questo qua, come vedete, sono molto gettonati, pieni di persone ed è molto bello infilarcisi dentro. E dietro di noi la cattedrale di Sant'Egidio del 1124. Nel piazzale principale poi abbiamo trovato un mosaico a cuore dove abbiamo visto che tutti i passanti sputano. Deve essere un'usanza particolare, un po' come il nostro Toro di Milano, Sì, dove ma lì facevano altro. lì si fa altro, ma qui proprio sputano nel cuore. E tutti che sputano. Di fronte alla cattedrale di St. Giles troviamo questa pavimentazione a cuore che indica il punto esatto in cui c'era l'ingresso delle vecchie carceri. La guida sta spiegando proprio questa storia e tutti i turisti, come avete visto, stanno sputando all'interno del cuore. Oggi ha un'usanza di buona fortuna perché dice che se il turista sputa all'interno del cuore è di buon auspicio per ritornare di nuovo a Edimburgo, ma anticamente non aveva questa accezione. Era uno spregio da parte degli ex carcerati nei confronti delle autorità che li avevano appunto detenuti e quindi loro avevano la facoltà di sputare verso quella che era la ex porta del carcere. E qui ci troviamo, signori, nella pittoresca Victoria Street, la via super colorata di Edimburgo. È la caratteristica via di negozietti vintage, librerie e negozi di artigianato, molto colorata appunto e piena di turisti. È la via che ha ispirato la scrittrice Rowling nella stesura del romanzo di Harry Potter e qui pare che lei si sia immaginata la Diagon Alley. È immancabile il museo negozio di Harry Potter con tanto di fila chilometrica all'ingresso. E c'è la targa sopra, c'è scritto deliberatamente ispirato a Diagon Alley. Come lo vedete Federico con il kilt? Sarebbe bene, vero? Uscendo da Victoria Street arriviamo nella famosa Grass Market, che è una via doppia dove ogni sabato mattina si tiene il mercato locale, quindi può essere molto interessante farci una passeggiata per scoprire quello che hanno da vendere gli scozzesi. Ci sono tantissimi negozi su ambedue i lati e può essere interessante anche in queste piazzette centrali prenderla come una sorta di stop, pausa pranzo, ci sono molti caffè e posti dove mangiare. Qui anticamente si teneva il mercato del bestiame e venivano eseguite le condanne a morte pubbliche proprio in questa zona. Visto che questo è un posto di ristoro, buon appetito. Facciamo la pausa pranzo. Non ha resistito, Fede? No. Il languorino era troppo forte. Era forte. E quindi facciamo la prima pausa pranzo. Ne abbiamo uno zaino pieno di panini. Qui a Grass Market, oltre che fare lo spuntino, potete trovare tantissimi pub. Qui ne abbiamo due molto particolari. Il più piccolo della Scozia e il pub intitolato a Maggie Dickinson. C'è una storia molto curiosa e particolare di questa ragazza, che era una cameriera che lavorava a 20 anni proprio in questo pub. Rimase incinta in maniera illegittima proprio dal figlio del proprietario di questo pub. Quindi ovviamente per l'epoca nascose la gravidanza, fece sparire il neonato avvolgendolo in una coperta e abbandonandolo nel fiume. Fu ritrovato il piccolo, si risalì a lei, che era stata la madre, quindi fu dichiarata colpevole e impiccata e giustiziata proprio qui dove c'era, diciamo, il patibolo delle impiccagioni. Venne messa in una bara e trasportata in un carro verso il cimitero. La cosa curiosa fu che in questo tragitto i conducenti di questo carro sentivano dei rumori mentre trasportavano la bara. Si fermarono, la aprirono e scoprirono che Maggie era ancora viva. Aveva un grosso segno al collo, ovviamente perché era stata appena impiccata, con gli occhi di
fuori per la mancanza d'aria. Insomma, questa donna riuscì a ritrovare la voce e si capì che era scampata, diciamo così, all'impiccagione. In Scozia esiste una legge per la quale non si può essere condannati 2 volte per lo stesso reato. Questa cosa ha cambiato le sorti della storia e fu riscritta la legge sull'impiccagione, per la quale si doveva arrivare appunto a morte certa. Pensate che si riprese talmente bene che arrivò all'età di 70 anni ed ebbe altri 6 figli. Ci troviamo di fronte al The White Hart Inn, che altro non è che la locanda del Cervo Bianco, ovvero la locanda, il pub più antico di tutta la città di Edimburgo. Risale, pensate un po', al 1516 e prende il nome da una delle creature più rare di tutte le Highlands, che è appunto il cervo bianco, che gli dà il nome, che può essere, pensate un po', avvistato non più di una volta ogni secolo. Fu usato anche dal re Riccardo II come simbolo araldico e per oltre 500 anni ha accolto tantissimi viaggiatori. Troviamo ora in una delle scalinate più famose della città, chiamata Vennel, da cui tutti vengono a fare le foto. Anche Marta sta facendo le foto per il nostro canale Instagram. Andiamo in cima alla scalinata e vi facciamo vedere il panorama che si vede da qua. Percorriamo adesso un'altra bella scalinata impegnativa che ci porta dritti su al castello. Eccoci arrivati alla sommità del castello di Edimburgo. Altra corsa, altra scala. Ah, non c'è nessuno. Bisogna dire che non c'è nessuno, eh? No. No, no. Hanno messo anche le tribune perché sapevano che arrivavano i tickets. Cioè, sicuramente. E guarda. quindi per vederci tutti quanti meglio. Tutta questa gente a corsa. Sì. Va là. C'è questo cartello che dice che per oggi i biglietti sono esauriti. Vediamo noi dove possiamo arrivare, se possiamo entrare. Non possiamo proseguire oltre perché da qui ci vogliono i biglietti e noi non li abbiamo e sono esauriti. Volevamo raggiungere il cannone all'interno del castello che tutti i giorni a luna spara un colpo. Vediamo se da qualche parte riusciamo a vederlo. Vi consigliamo fortemente, se sapete, soprattutto in estate, la data della vostra visita, di prenotare in anticipo, come ricorda il cartello, la visita, perché i biglietti vanno via in un soffio. Noi non sapevamo se venire oggi o domani perché siamo andati un po' in base al meteo. Stamattina ci siamo svegliati, il cielo era sereno e quindi abbiamo detto andiamo oggi. Però in questo modo perdete alcune visite, quelle diciamo top della città, perché purtroppo l'afflusso di turisti è tanto e vanno prenotate, come vi dicevo. Una nota da aggiungere al colpo di cannone sparato alle ore 13, questo era una pratica comune che veniva effettuata ogni giorno appunto a quell'ora per segnalare, dare una sorta di riferimento temporale alle navi che percorrevano il fiordo di Edimburgo, e questa pratica viene ripetuta, pensate, a partire dall'anno 1861 fino ad oggi. Questa graziosa fontanella, che al momento serve per accogliere questo vaso di fiori, questo geraneo, non era altro che il pozzo delle streghe. È commemorativa per le persone che sono state giustiziate proprio qui fra il XVI e il XVII secolo. Sono state giustiziate per stregoneria. Non so se l'avete sentito, ma hanno tirato il colpo di cannone dell'una. Lo sparo dell'una, purtroppo
è dall'altro lato e non si vede, spero che abbiate sentito. Tra l'altro noi abbiamo già mangiato. Così tanto per Sì, perché a riportarla- luna uno mangia, ma noi abbiamo già mangiato. Hai tocco, come si dice a Firenze, hai Sì, tocco. sì. Museo delle illusioni, vediamo un po' come ci si vede. Ti viene mal di mare. Ma non sarà che hai mangiato troppo e sei ingrassato? Mi vedo doppio. Oddio, mi viene mal di testa. Oddio, Oh, è impressionante. Ragazzi, che lavori. Oh. Aiuto, aiuto. E qui abbiamo anche il negozio della stregoneria. Il negozio è pieno di cose magiche. Attendete pazientemente, i vostri sensi prenderanno forma. Qui è pieno di vicoletti oscuri dove potersi perdere. Abbiamo un altro. Guardate. Questa è la Edimburgo più nascosta. Qui abbiamo tutti i simboli scozzesi. Nessie, questa è la tipica mucca Highland Co. la Lanco. E poi abbiamo le pecore con le zampine nere. E ovviamente anche i puffin. Qui abbiamo tutti i clan scozzesi, tra cui McRae, McKay, McGregor, McEwan, Sì, il prefisso Mac McDougall. è scozzese. Passeggiando sempre per il Royal Mile, passiamo davanti al negozio di souvenir dei clan scozzesi. I clan scozzesi sono dei gruppi familiari con una storia ben radicata. Hanno origine nelle tradizioni celtiche, norrene o normanno-francesi. Hanno avuto un ruolo molto importante e significativo in tutta la storia scozzese, specialmente nei territori delle Highlands. Ogni clan è identificato con un particolare cognome. La parola clan in gaelico significa famiglia o figli. Ogni clan aveva un ruolo molto particolare, svolgevano soprattutto attività politiche, sociali e militari nei territori appunto delle Highlands, con un capo clan che era solito, diciamo, gestire tutta la gerarchia a seguire e aveva ruoli molto importanti e decisionali. Ogni clan era anche riconoscibile per dei suoi colori, ovvero i colori del kilt, del gonnellino, con il tessuto particolare che si chiama tartan, e ogni clan appunto decideva i colori del proprio tartan in modo da essere subito riconoscibile. I due clan più famosi sono quello dei Campbell e dei McDonald. E sulla cabina rossa attacchiamo l'adesivo dei tickets. Un like, un like! Attenzione, qui abbiamo anche i cannoli siciliani e gli arancini. Qualcosa mi dice che questo deve essere un locale italiano, vero? Sì, esatto, è una pasticceria forno italiano. Questa alle nostre spalle è la vecchia Banca di Scozia. Adesso è museo dove è esposta la banconota più vecchia di tutta la Scozia. Il pullman degli orrori questo, Ci troviamo adesso davanti all'originale Elephant House, perché ora ha aperto una nuova sede a Victoria Street, ma questo qui è quello vero, l'originale, dove la scrittrice Rowling scrisse i primi capitoli di Harry Potter. Praticamente è il luogo dove è nato Harry Potter, è nato proprio qui. E abbiamo letto questa lavagna pensando che fosse chiuso per semplici lavori di manutenzione, ma
noi ha subito un incendio e quindi causa maggiore è stato trasferito nell'altra sede che vi diceva prima Fede. Quindi infatti abbiamo visto gli operai che ci stanno lavorando. Speriamo che ritorni ai fasti di prima e che nasca un altro bel romanzo nelle sue sale. E questa via degli orrori non poteva mancare Frankenstein, che è un pub, vero? È un pub e una birreria, quindi entrate dentro, bevete una bella pinta di birra e non vi spaventate più. No, vi ubriacate per bene e via. Guarda che cagnolino preso d'assalto. Ma perché la statua di questo cagnolino è così interessante? Tutti lo toccano e in ogni parte della città c'è il suo nome, perché c'è una storia molto toccante e sentita da tutti gli abitanti di Edimburgo. Bobby era il nome di uno Skye Terrier, questo canino che apparteneva a John Gray, che era un guardiano della polizia notturna di Edimburgo. I due furono inseparabili per un lungo periodo, stavano sempre insieme, fino a quando nel febbraio del 1858 purtroppo John Gray, colpito da tubercolosi, morì. Fu sepolto al cimitero di Greyfriars. Dopo la morte di John Gray, il cane Bobby rimase, pensate un po', tutta la sua vita seduto sulla tomba e si dice addirittura, secondo il guardiano del cimitero, che non abbandonò mai la lapide del suo padrone. Bobby rimase lì presente sulla tomba del suo padrone a fargli da guardia. Il guardiano del cimitero tentò più volte di dargli una cuccia, di allontanarlo. Nell'anno 1872 purtroppo venne a mancare anche il cagnolino Bobby. Non fu possibile seppellirlo a fianco alla tomba del suo padrone, John Gray, perché era terreno consacrato. Quindi si trovò un posto per lui fuori dal cancello, in modo che potesse rimanere comunque vicino alla persona che aveva amato per tutta la vita. E questo è il punto esatto dove si trova la tomba di Bobby. Pensate che per 14 anni stette sulla tomba del suo padrone e morì all'età di 16 anni. Di fronte al cimitero di Greyfriars abbiamo questo moderno museo della guerra e in prossimità dell'incrocio il teatro Bedlam. E abbiamo ovviamente anche la gelateria dove servono il miglior gelato preferito da Bobby. Adesso entriamo nella biblioteca centrale che pare essere molto bella e particolare. Come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Come vedete anche nel 1900 la gente andava al mare, andavano un po' vestiti però ci andavano. Le cabine venivano portate sulla spiaggia dai cavalli e hanno le ruote. Questa non l'avevo mai vista, fantastica. Ed eccoci qua di nuovo davanti all'Elephant House, quello nuovo che è aperto dopo il 2021, dopo l'incendio del 2021.
How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. E adesso entriamo al Museo del Denaro e andiamo a cercare le banconote più antiche di tutta la Scozia. Tutte le matrici per stampare le banconote. Ed ecco le banconote più antiche di tutta la Scozia. Wow. Sono dei lenzuoli, guarda come sono grossi. Sì, sì. Questo sembra piuttosto recente. E qui abbiamo anche le monete del 1600, 1500, addirittura risalenti le prime al 1124. Qui abbiamo non so quanti milioni. La banconota da 20 sterline con il tipico ponte di Edimburgo. To make you leave me first. Guardate che montagna di soldi, però sono tutti annullati, quindi non sono validi. Sono veri, ma sono stati annullati. E questo gigantesco palazzo alle nostre spalle è l'Università di Edimburgo, storica e molto famosa. E si affaccia sui giardini che ora cercheremo di raggiungere per fare una bella passeggiata. Attraversiamo questa piazza con vari musei, gallerie d'arte, pinacoteche e cerchiamo di raggiungere un orologio molto particolare. Ed eccoci arrivati all'orologio che cercavamo. È l'orologio floreale più antico del mondo, risale al 1903 ed è tuttora in funzione, meraviglioso. È incredibile, abbiamo visto anche le lancette che si muovevano, ogni minuto scattano, ta ta. E colpo di scena anche il cuculo ha fatto il cucù, alla mezz'ora spaccata, peccato non l'abbiamo registrato, fortissimo. Più di 7 km nelle gambe, stiamo facendo una piccola pausa, ci stiamo riposando qui nei giardini della città con vista mozzafiato sul castello di Edimburgo e vediamo qualche notizia in più su questi giardini di via Princess. I giardini di Prince Street sono stati creati nell'anno 1820 a seguito di un drenaggio di questo lago che era praticamente adiacente al castello. Sono stati ricavati a seguito del drenaggio del North Loch. Il lago era praticamente sotto la collina del castello e lo circondava per due parti. I giardini servono anche oltre che da riposo per i turisti, ma soprattutto anche per le persone locali che vengono proprio a passare delle belle giornate perché sono verdissimi con tanto di panchine molto rilassanti. Come dicevo, servono anche da separazione fra la parte nuova della città, la New Town, e la parte vecchia, la Old Town. Pensate che questi giardini hanno un'estensione di circa 150.000 metri quadrati. Il lago veniva anticamente utilizzato come difesa principale della città, ma non era l'unico scopo. Fu anche utilizzato per degli esperimenti di stregoneria, perché sapete che Edimburgo è una città legata all'esoterismo, alla magia, poi fu usato per scopi ben meno nobili come nascondere i cadaveri e purtroppo contemporaneamente anche come fonte di acqua potabile. Questo fu un motivo principale che portò poi all'insalubrità della città e all'arrivo di malattie importanti. I giardini furono inaugurati successivamente al drenaggio appunto di questo lago nel 1820. Adesso cambiamo completamente zona, percorriamo Prince Street, che è un viale pieno di negozi con i grandi marchi, e ci dirigiamo verso una collina molto famosa della città e un altro paio di posticini da vedere. D'altronde a fianco dei giardini Princess non ci poteva essere che il viale Princess. È chiaro, no? Anche qui non c'è nessuno, come vedete. No.
tranquillo e silenzioso. Eccoci arrivati sulla sommità di questa collina che ha una vista mozzafiato, panoramica a 360 gradi. Dietro abbiamo tutta la città che abbiamo visto finora, ma davanti a noi vediamo il mare. È la Calton Hill, la collina più famosa della città di Edimburgo. Di punti panoramici come questi però non ce n'è uno solo, ma no. Come Roma anche Edimburgo è stata costruita su 7 colli. 7 7 ragazzi, è incredibile. sì. E poi abbiamo vari monumenti su questa collina. Qui abbiamo un monumento neoclassico del 1800 che non è mai stato completato, che ricorda un po' gli antichi templi dei greci, dei romani. Sì. Davanti a noi c'è l'osservatorio e poi qua abbiamo un panorama a 360 gradi che ovviamente fa vedere tutto il mare e il golfo di Edimburgo. Ora si sta un po' scurendo il cielo perché varia È tantissimo. normale qui. Poi c'è l'altro monumento, quello famoso, quello fatto circolare a colonna, che è il monumento che vedrete su tutte le cartoline e i poster di ogni riferimento della città di Edimburgo. Perché si affaccia sulla vecchia città. Ora ci andremo. E non per ultimo abbiamo il monumento dedicato a Nelson. Dall'alto della collina di Calton Hill si può vedere anche da quest'altro versante, alla fine del Royal Mile, il palazzo, quello che viene definito uno dei più bei palazzi di tutta la città. È l'Holyrood Palace, che è la residenza ufficiale scozzese di Sua Maestà. Può essere visitato il palazzo solo quando Sua Maestà non è all'interno delle stanze. Se sventola lo stendardo reale di Scozia significa che Sua Maestà non è a palazzo. Se invece sventola la bandiera britannica significa che il re è a palazzo. Siamo un po' lontani, non si riesce a capire bene che tipo di bandiera stia sventolando. È piccola la È piccolissima, potevano farla gigantesca. E prima del palazzo vediamo anche una piccola abbazia risalente al 1128, l'abbazia di Holyrood. Ora che il vento è girato si vede una bandiera che non è certo quella britannica, quindi significa che lui non c'è. Non c'è, sarà in ferie. Sarà in ferie. Che devi fare? Che fa? Sua Maestà sta a casa. Ma no, voi stareste a casa? È d'estate. Questo sole poi. Qualche giorno di ferie ce l'avrà. La giornata avvolge al termine, noi siamo stanchissimi, abbiamo fatto Fusi. 10 km di camminate e con 7 colli non sono certo semplici. Ora andiamo alla stazione, prendiamo il treno che ci porta dritto dal nostro mitico Charlie. 11 minuti di treno, per fortuna è veloce e la stazione è proprio accanto al parcheggio dove ci aspetta Charlie, quindi diciamo che una volta arrivati alla stazione non camminiamo. No. Dopo bella doccia, ceniamo e subito a letto perché siamo cotti. Voi potreste supportarci, grazie per essere stati fino a qui, aver visto questa meravigliosa città con noi. Un pollicione, un likeone, Super like. se vi fa piacere condividete il video, parlate di noi e grazie per esserci sempre, siete fantastici. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao dai toscanacci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.